Se stai aspettando che la tua vita cambi da sola, hai già perso. Mentre tutti parlano di sogni impossibili, ti mostrerò l'unica strategia che i filosofi più saggi della storia hanno usato per trasformare le vite più disperate in capolavori. Marco Aurelio lo nascondeva nei suoi diari segreti. Seneca lo insegnava solo ai potenti, ma oggi tu scoprirai tutto. La trappola invisibile della mediocrità. Sai qual è il primo nemico del successo? Non è la pigrizia, non è la paura, è qualcosa di molto più subdolo, l'accettazione silenziosa della normalità, quella zona grigia dove tutti si accontentano di essere come gli altri, dove si dice va bene così, mentre dentro urla una voce che vuole di più. Epitteto, nato schiavo e diventato maestro di imperatori, diceva: non sono i fatti a turbare gli uomini, ma i giudizi sui fatti. E tu? Che giudizio hai su te stesso? Ti vedi come il protagonista della tua storia o come una comparsa nel film di qualcun altro? La mediocrità è contagiosa. È un virus mentale che si diffonde attraverso le conversazioni. Ti guardi attorno e vedi persone che si lamentano del lunedì, che vivono solo per il fine settimana, che parlano dei loro sogni al passato come se fossero già morti. E piano piano, senza accorgertene, inizi a pensare che sia normale, che sia realistico, che sia da adulti responsabili. C'è un segreto che i mediocri non capiscono mai. Ogni grande trasformazione inizia con una ribellione interiore. Un momento in cui dici basta alla versione di te stesso che si accontenta. Marco Aurelio lo scrisse nelle sue Meditazioni, documenti privati mai destinati alla pubblicazione. Ogni nuovo giorno è una opportunità per rinascere. Ma quante di queste opportunità hai sprecato convincendoti che domani inizierò la dieta, domani leggerò quel libro, domani cambierò lavoro, domani. Oggi è quel domani di cui parlavi ieri. Esiste una tecnica specifica, usata dai gladiatori romani per vincere la paura della morte, che puoi applicare oggi stesso per vincere la paura del cambiamento. Ma prima devi capire una cosa fondamentale. La mediocrità non è un destino, è una scelta che fai ogni mattina quando scegli la sicurezza invece della crescita, quando scegli la lamentela invece dell'azione, quando scegli di essere spettatore invece che protagonista. Prima di andare a dormire oggi, scrivi su un foglio una frase che inizia con «Non sono più disposto ad accettare». Può essere «Non sono più disposto ad accettare di rimandare i miei progetti» o «Non sono più disposto ad accettare relazioni che mi prosciugano». Una sola frase. Attaccala allo specchio del bagno. Domani mattina sarà la prima cosa che vedrai. Il controllo totale della tua energia vitale. La tua energia non è infinita, è limitata, preziosa, irreversibile. Eppure la sprechi come se ne avessi scorte infinite nel magazzino dell'anima. Seneca, l'uomo più ricco dell'impero romano, lo sapeva bene. Non è che abbiamo poco tempo, è che ne sprechiamo molto. Ma non parliamo solo di tempo, parliamo di energia vitale. Ogni volta che ti arrabbi per il traffico, sprechi energia. Ogni volta che discuti con persone che non cambieranno mai idea, sprechi energia. Ogni volta che ti preoccupi per cose che non puoi controllare, sprechi energia. Gli antichi stoici avevano sviluppato una mappa mentale per distinguere ciò che potevano controllare da ciò che non potevano. E questa mappa cambierà per sempre il modo in cui vivi le tue giornate. Immagina di avere 100 punti energia ogni mattina. È tutto quello che hai. Come li stai spendendo? Sui social media che ti fanno sentire inadeguato, sui pettegolezzi che non ti portano da nessuna parte, sulle preoccupazioni per cose che potrebbero non accadere mai. Epitteto era schiavo, ma divenne uno dei filosofi più influenti della storia. Come è possibile? Perché capì che la libertà vera è nel controllo della propria mente. Non importa cosa succede intorno a te, importa come reagisci. Ecco la tecnica segreta dei gladiatori che ti avevo promesso. Si chiamava premeditatio malorum, la visualizzazione del peggio. Ogni mattina, per 5 minuti, i guerrieri più coraggiosi immaginavano che accadesse la cosa peggiore possibile, la morte,
la sconfitta, la perdita di tutto. Perché? Per liberare energia mentale dalla paura. Quando hai già vissuto il peggio nella tua mente, la realtà quotidiana diventa un gioco. Le piccole contrarietà perdono potere su di te, ma c'è un livello ancora più profondo che scoprirai tra poco. Il vero potere non sta nel controllare gli eventi, sta nel controllare il significato che dai agli eventi. 2 persone vivono la stessa situazione. Una la vede come una tragedia, l'altra come un'opportunità. La differenza? Il controllo della struttura mentale. Marco Aurelio governava un impero in guerra, eppure trovava il tempo ogni sera per scrivere i suoi pensieri. Come faceva? Aveva capito che l'energia non si consuma, si investe, e si moltiplica quando la investi nelle cose giuste. Per i prossimi 3 giorni tieni un diario energetico. Dividi un foglio in 2 colonne, energia data e energia ricevuta. Ogni volta che fai qualcosa, segnala se ti ha dato energia o te l'ha tolta. Dopo 3 giorni avrai una mappa precisa di cosa sta prosciugando la tua forza vitale. Elimina tutto quello che puoi dalla colonna energia tolta. La disciplina come arma segreta di liberazione. Ti hanno mentito sulla disciplina per tutta la vita. Ti hanno detto che è restrittiva, noiosa, limitante. È esattamente il contrario. La disciplina è l'unica vera libertà che esiste. È il superpotere che ti permette di fare quello che gli altri non riescono a fare. È la differenza tra chi sogna e chi realizza. Seneca lo spiegava così. Chi non sa comandare a se stesso deve obbedire ad altri. Se non controlli tu la tua vita, qualcun altro lo farà per te. Il tuo capo, la società, le circostanze, la fortuna. La disciplina non è sofferenza, è orgoglio puro. È guardare te stesso allo specchio e sapere che hai mantenuto la parola data alla persona più importante del mondo, te stesso. Ogni piccola vittoria sulla tua pigrizia è una conquista. Ogni volta che fai quello che hai promesso di fare, anche quando non ne hai voglia, stai costruendo qualcosa di più prezioso dell'oro, la fiducia in te stesso. Marco Aurelio si alzava all'alba per governare un impero. Aveva tutti i privilegi del mondo. Poteva rimanere a letto quanto voleva, ma si alzava ogni giorno perché aveva capito una cosa che ti sto per rivelare. La disciplina è come un muscolo invisibile, più lo usi più diventa forte e quando diventa abbastanza forte può sollevare il peso della tua intera vita. Inizia con piccole azioni, un bicchiere d'acqua appena sveglio, 10 flessioni, 5 pagine di un libro. Non importa cosa, importa che lo fai ogni giorno, anche quando non ne hai voglia, soprattutto quando non ne hai voglia. La motivazione è come il tempo meteorologico, a volte c'è, a volte no. La disciplina è come il sole, c'è sempre, anche quando è coperto dalle nuvole. C'è uno schema che hanno seguito tutti i grandi della storia, che ti rivelerò nel prossimo capitolo. Non aspettare di sentirti motivato per iniziare. L'azione crea motivazione, non il contrario. Ogni volta che agisci nonostante non ne abbia voglia, stai allenando il muscolo più potente che possiedi, la volontà. Scegli una cosa che puoi fare ogni giorno per 21 giorni consecutivi. Deve essere così piccola che sia impossibile fallire. Esempi: sorridere al risveglio, fare una flessione, leggere una pagina di un libro. Scrivila su un calendario e marca ogni giorno completato con una X. Non rompere la catena. L'arte perduta di dire no al mondo. Questa è la lezione più difficile da imparare, ma anche la più liberatoria. Imparare a dire no senza sentirsi in colpa. No alle richieste inutili. No alle persone che assorbono energia. No agli impegni che non ti portano da nessuna parte. No a tutto ciò che non è allineato con la persona che vuoi diventare. Perché è così difficile? Perché abbiamo paura? Paura di deludere, paura di essere giudicati, paura di sembrare egoisti, paura di essere rifiutati a nostra volta. Ogni volta che dici sì a qualcosa che non vuoi fare, stai mentendo. Stai mentendo all'altra persona e stai mentendo a te stesso. Epitteto lo sapeva. Non puoi piacere a tutti e realizzare grandi cose allo stesso tempo. È matematicamente impossibile. Devi scegliere.
La tecnica dei 3 sì prima del no. Prima di dire no, trova 3 cose per cui puoi dire sinceramente sì alla persona che ti sta chiedendo qualcosa. Sì, capisco che sia importante per te. Sì, vedo che hai bisogno di aiuto. Sì, vorrei poterti aiutare. Ma no, non posso impegnarmi in questo momento mantenendo la qualità che meriti. Ogni sì a qualcosa di insignificante è un no a qualcosa di importante. Ogni volta che dici va bene, lo faccio, a una richiesta che non ti serve, stai rubando tempo e energia al tuo futuro migliore. Dire no alle persone giuste, nel modo giusto, ti farà guadagnare più rispetto che dire sempre sì. Le persone rispettano chi ha confini chiari e li mantiene. La tua vita è come un giardino. Se non elimini le erbacce, soffocheranno i fiori. E le erbacce nella vita umana sono tutte quelle attività, relazioni e impegni che non ti fanno crescere. Per una settimana, ogni volta che qualcuno ti chiede di fare qualcosa, non rispondere immediatamente. Di: lasciami controllare la mia agenda e ti faccio sapere. Questo ti dà tempo per valutare se quella richiesta è allineata con i tuoi obiettivi. Poi scegli consapevolmente se dire sì o no. La rivoluzione silenziosa della concentrazione interiore. Viviamo nell'era del rumore mentale, costante, assordante, distruttivo. Notifiche, opinioni, giudizi, confronti. Il cervello moderno è bombardato da più informazioni in un giorno di quante i nostri antenati ne processassero in un anno. Ma i grandi hanno sempre trovato il silenzio nel caos. Marco Aurelio scriveva le sue meditazioni in mezzo alle guerre. Seneca rifletteva mentre gestiva le crisi dell'impero. Epitteto insegnava la saggezza partendo dalla condizione più rumorosa di tutte, la schiavitù. Il silenzio interiore non è l'assenza di rumore esterno, è la presenza totale di concentrazione interiore. Quando è stata l'ultima volta che ti sei seduto in silenzio completo per 10 minuti, senza telefono, senza distrazioni, senza scuse, solo tu e la compagnia dei tuoi pensieri? Fa paura, vero? Perché nel silenzio emergono le verità che stai evitando, i sogni che hai sepolto sotto le responsabilità, le scuse che ti racconti per non rischiare, le bugie rassicuranti che ti tengono al sicuro e mediocre. Ma è proprio lì, in quel silenzio scomodo, che inizia la vera trasformazione. Gli stoici praticavano qualcosa chiamato prososce, l'attenzione costante a se stessi, non giudizio, attenzione pura. Osservare i propri pensieri senza farsi trascinare da essi, come guardare le nuvole che passano nel cielo. Inizia con 5 minuti al giorno. Siediti in un posto tranquillo, chiudi gli occhi e semplicemente ascolta i tuoi pensieri, le tue paure, i tuoi desideri più profondi. Non giudicare, non correggere, solo osserva. Nel silenzio scoprirai che hai 2 voci nella testa, una che critica, giudica, si preoccupa e ha paura, e un'altra, più profonda e più saggia, che sa già tutte le risposte che stai cercando fuori. La prima voce è il rumore del mondo che hai assorbito. La seconda è la tua saggezza autentica. Il silenzio ti insegna a distinguerle e a scegliere quale ascoltare. Marco Aurelio lo chiamava il daimon interiore, la voce divina dentro di noi che sa sempre cosa è giusto. Ma per sentirla devi creare spazio, devi fare silenzio. Ogni mattina, prima di fare qualsiasi altra cosa, siediti in silenzio per 5 minuti. Imposta un timer, chiudi gli occhi e ascolta semplicemente i tuoi pensieri senza giudicarli. Se la mente vaga, riportala gentilmente al momento presente. Dopo una settimana, aumenta a 10 minuti. Questo diventerà il momento più importante della tua giornata. L'investimento strategico in te stesso. Mentre tutti spendono per apparire, tu devi investire per diventare. È la differenza tra chi consuma la propria vita e chi la costruisce. Seneca era uno degli uomini più ricchi dell'impero romano, ma sapeva che la vera ricchezza non sta in quello che possiedi, ma in quello che sai e in quello che sei diventato. Il denaro può essere perso o rubato in un momento, ma ciò che hai imparato è tuo per sempre.
Ogni libro che leggi è un aggiornamento permanente del tuo cervello. Ogni competenza che sviluppi è un'arma in più nel tuo arsenale personale. Ogni ora investita nella tua crescita è un deposito nel conto bancario del tuo futuro. Ma ecco la tragedia moderna. La maggior parte delle persone non investe mai su se stessa in modo serio, spende centinaia di euro per vestiti che passeranno di moda tra 6 mesi, ma non spende 20 euro per un libro che potrebbe cambiarle la vita per sempre. Compra il corso che ti spaventa un po', frequenta il seminario che ti sembra troppo costoso, assumi il mentor che ti intimidisce, investi in te stesso come se fossi l'azione più promettente del mercato mondiale. Perché lo sei davvero. Marco Aurelio studiava filosofia mentre governava un impero. Aveva responsabilità enormi, eppure trovava il tempo per crescere come persona. Qual è la tua scusa? C'è una regola d'oro per gli investimenti su se stessi che pochi conoscono. Il principio del 10% composto. Investi almeno il 10% del tuo reddito e il 10% del tuo tempo libero nella tua crescita personale. Corsi, mentor, esperienze formative. E qui c'è il miracolo del tempo composto che cambierà la tua vita. Un miglioramento dell'1% al giorno significa diventare 37 volte migliore in un anno. Non è fantascienza, è matematica. Piccoli investimenti costanti creano risultati straordinari nel tempo. La differenza tra chi rimane mediocre e chi eccelle è semplice. Uno smette di imparare quando finisce la scuola, l'altro non smette mai di essere studente della vita. Non devi essere perfetto oggi, devi essere in continua evoluzione. Devi essere la versione di te stesso che sa una cosa in più di ieri. Qual è l'ultima cosa nuova che hai imparato? Se non ricordi, è ora di iniziare, oggi stesso. Calcola il 10% del tuo reddito mensile e assegnalo esclusivamente alla tua crescita personale. Può essere libri, corsi online, coaching, seminari. Considera questi soldi già spesi, come le bollette. Poi trova un'ora al giorno, anche solo mezz'ora, da dedicare all'apprendimento. Senza scuse. È il tuo appuntamento più importante con il futuro. Il coraggio rivoluzionario di essere autentico. Per eccellere davvero, devi essere disposto a essere incompreso dalla maggioranza delle persone. I tuoi vecchi amici penseranno che sei cambiato e non sarà un complimento. La tua famiglia non capirà perché studi invece di guardare la televisione. I colleghi ti prenderanno in giro perché vai in palestra all'alba invece di lamentarti del lunedì mattina. Benvenuto nel club esclusivo dei grandi della storia. Ogni persona che ha mai fatto qualcosa di significativo è stata criticata, giudicata, incompresa. È letteralmente il prezzo della grandezza. Se tutti ti capiscono e ti approvano, probabilmente non stai osando abbastanza. Epitteto lo disse con chiarezza cristallina. Se vuoi migliorare, sii contento di essere considerato stupido e sciocco riguardo alle cose che non contano davvero. C'è un segreto che ti darà una forza inimmaginabile. Non devi convincere nessuno. Non devi spiegare le tue scelte. Non devi giustificare i tuoi sogni o difendere i tuoi cambiamenti. Devi solo essere coerente con la persona che hai deciso di diventare. Il mondo ha disperatamente bisogno di più persone coraggiose, persone che osano essere diverse, persone che scelgono l'eccellenza invece della mediocrità, persone che vivono secondo i propri valori invece che secondo le aspettative altrui. Seneca lo sapeva bene. Ogni nuovo inizio viene da qualche altro inizio che è finito. È ora di far finire la tua vecchia identità, quella che si accontentava, quella che si nascondeva, quella che aspettava il permesso, e iniziare quella nuova, quella che osa, quella che crea, quella che guida. Ecco la parte più difficile da accettare. Dovrai lasciare andare alcune persone lungo il cammino, non per cattiveria, ma per incompatibilità di visione. Alcune relazioni erano costruite sulla tua vecchia versione e non sopravviveranno alla tua evoluzione. È doloroso, ma è necessario. Come una farfalla non può rimanere bruco per non turbare i suoi amici bruchi. Non aspettare di essere pronto per cambiare. Non lo sarai mai. La preparazione perfetta è il nemico dell'azione imperfetta e l'azione imperfetta batte sempre l'inazione perfetta. Il momento giusto
era ieri. Il secondo momento migliore è adesso, perché la vita non sta aspettando che trovi il coraggio. I tuoi sogni non stanno aspettando che ti senta sicuro. Il tuo futuro migliore non sta aspettando che le condizioni siano perfette. Sei tu che stai aspettando. E l'attesa finisce oggi. Concentrati su te stesso con la ferocia di un guerriero e la saggezza di un filosofo. O accetta di rimanere per sempre nella mediocrità sicura ma senza vita. La scelta è nelle tue mani. Il momento è questo. Scrivi una lettera alla persona che vuoi diventare tra un anno. Descrivi come si sveglia, cosa fa durante il giorno, come affronta le sfide, quali abitudini ha. Sii specifico nei dettagli. Poi chiedi a te stesso: cosa farebbe questa persona nella situazione che sto vivendo oggi? Inizia a prendere le decisioni da quella prospettiva. Conserva la lettera e rileggila tra 6 mesi. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.